Quanto cazzo è bella l'animazione, raga, veramente stupenda. È veramente stupenda, ragazzi. Tutti amano Monster Hunter Wilds. Da quando lo conosco ho sempre seguito la saga di Monster Hunter con curiosità, ma non ho mai avuto il coraggio di giocarla come si deve. Sapevo che è una saga importantissima per Capcom, sapevo che era uno dei motivi principali per cui in Giappone spesso e volentieri le aziende devono fare delle ferie forzate per permettere ai dipendenti di giocarci. Sapevo persino che la community dietro Monster Hunter è una delle più ricche, affiatate e fedeli mai esistite nella storia dei videogiochi. Ma perché? Perché la gente ama così tanto Monster Hunter? Cosa c'è di così bello nel cacciare dei mostri? Io effettivamente ho provato a giocare a Monster Hunter in passato. Mi sono messo lì con il mio 3DS e la mia migliore amica a giocare e giocare senza sosta. Ma non capivo. Non era divertente. Era legnoso, era lento, era pieno di tutorial. Quanti cazzo di tutorial! E ve lo garantisco, ragazzi, per anni ho provato a capire il motivo di tutto questo amore da spettatore esterno. Ma sì, insomma, ecco, non è proprio facilissimo. L'unica cosa che il mio povero cervellino poteva fare per comprendere i misteri dietro questa saga era infiltrarmi, fingere di essere uno di loro, parlare come loro e poi colpirli nel loro punto debole. E quindi eccomi lì, anni e anni fa, che finalmente con i miei primi duri risparmi riesco a comprare Monster Hunter World e... sono passati tutti a Rise! E finalmente, dopo anni, posso finalmente capire il segreto dietro questa saga così famosa. Con altri durissimi risparmi riesco a comprare Rise e... stanno aspettando tutti Wilds, gringo. Basta, mi arrendo. Passano altri anni e arriviamo all'anno del Signore 2025. Tutti se la stanno facendo sotto dall'emozione per l'uscita di un nuovo, incredibile e appassionante Monster Hunter. Il cosiddetto sequel di Monster Hunter World, il Monster Hunter definitivo, qualcosa che ogni fan di Monster Hunter deve assolutamente provare. E ancora una volta io rimango indietro, ad osservare, a vedere persone che gioiscono dietro quel velo misterioso che separa i fan di Monster Hunter dai giocatori ignoranti come me. Il Day One finalmente arriva, tutti hanno in mano la loro copia di Wilds. Sono triste, ma non troppo. Forse Monster Hunter non è una saga per me. Forse è giusto che mi allontani per sempre da questo franchise senza mai guardarmi indietro. Forse... Ciao Yomu, come stai? Spero bene. Tieni, ecco la tua copia giftata di Monster Hunter Wilds. Fai il bravo, ok? Porca puttana, ragazzi, non ci credo. Dopo aver perso mezz'ora per fare la nostra bellissima Call to Earth-chan e aver assistito all'introduzione, finalmente riesco ad iniziare la mia avventura nelle terre selvagge. Sono al Day One di Monster Hunter Wilds. C'è un'atmosfera di puro silenzio su internet. Tralasciando i content creator e la stampa specializzata che si limitano a dare voti e a dire quanto il nuovo titolo di Capcom sia bello, nessuno, e dico nessuno, ha ancora detto una sola parola sul gioco. Sono tutti immersi nel mondo. Stanno tutti esplorando, cacciando e seguendo la storia. E io per la prima volta sono in mezzo a loro, in silenzio, come un infiltrato. E sembro un completo imbecille. Mentre cerco goffamente di scegliere la mia arma e impararne i moveset, vengo contattato dalla mia migliore amica che al momento lavora in Giappone. Un suo messaggio, scritto in maniera innocente, innesca in me un senso di mistero e curiosità che mi porterà poi in un rabbit hole gigantesco alla ricerca della verità. Nessuno nel mio luogo di lavoro sta parlando di Monster Hunter. Non vogliono rovinare l'immersione. Immersione? Che tipo di immersione? Cosa intende con quella parola lì? Perché la gente ha così paura a rompere il silenzio al Day One di Wilds? È per la storia? È per qualche colpo di scena in particolare? Devo scoprire che cosa sta succedendo. Sono dentro il gioco. Lentamente prendo confidenza con i comandi. Conosco i secret. I loro comandi automatici mi fanno incazzare e mi costringono a cambiarli nelle impostazioni. Ma piano piano prendo confidenza anche con loro. Incontro nuovi personaggi. Parlo con loro. Salvo 2 persone di un popolo locale sconosciuto uccidendo in maniera brutale il mio primo mostro e ne ricavo dei materiali. A quel punto inizio seriamente ad ingranare. Grazie a Gemma imparo a forgiare e migliorare le mie prime armi e le mie prime armature. Le provo sulla mia Call to Earth-chan. Aggiungo le orecchie da Wyvern perché... Hey, waifu! E inizio seriamente a entrare nello spirito del gioco. Le mie prime cacce sono durissime. Oltre alla fase di preparazione che mi ha creato abbastanza confusione inizialmente, mi sono dovuto abituare a tanti comandi, imparare le combo, capire i movimenti del mostro, quando attaccare e se attaccare.
Però man mano che giocavo, queste azioni diventavano sempre meno pesanti e molto più divertenti. Una cosa che ho notato è che molte persone utilizzano il grinding continuo come scusa per non approcciarsi a un Monster Hunter. Ma ragazzi, è incredibile quello che sto per dire. Sconfiggere un mostro più volte non è solo divertente, ma è anche soddisfacente. Aspetta, io in che senso? Prendi un mostro, attacchi, schivi, ti fai colpire, ti curi, lo attacchi di nuovo fino a quando... Quanto ci hai messo? 15 minuti? Bene, torna al villaggio, fatti un'arma o un armatore con i materiali di quel mostro, poi ritorna con i tuoi nuovi componenti, fracassalo di nuovo di botte e... Quanto tempo ci hai messo adesso? 5 minuti. Hai visto? Sei migliorato. La natura così ripetitiva di Monster Hunter, a mio parere, è il suo grande punto di forza. Il voler combattere sempre lo stesso mostro più volte per recuperarne i materiali ti costringe a pensare fuori dagli schemi, a testare nuove strategie e nuovi trucchi per ucciderlo nel minor tempo possibile. Il grinding in questo caso ti costringe a masterare quel mostro, a impararne attacchi e debolezze e sfruttarle a tuo vantaggio. Questa azione ripetuta non solo ti premia nel lungo termine, ma ti fa sentire un vero e proprio cacciatore di mostri. Come il titolo del gioco. I personaggi di quel gioco ti circonda poi sono bellissimi. Ogni personaggio ha la sua personalità, semplice per carità, ma ce l'ha. Il mondo di Monster Hunter è duro e selvaggio, ma queste persone non si perdono d'animo. Lottano tutti per un obiettivo comune, si aiutano a vicenda e tutti loro ti vedono come un punto di riferimento. Ognuno di loro è ben distinto, bello da vedere e solare nella sua semplicità. Ti fanno veramente venire voglia di affezionarti a loro e di scoprire di più sulla loro storia e sulla cultura del loro popolo. Tutti ad eccezione di Nata. Quanto cazzo odio quel bambino. Una cosa che ho molto apprezzato di Monster Hunter Wilds sono, spoiler per la storia del gioco, le sue varie raffigurazioni delle varie culture che popolano le terre selvagge. Ogni popolo in Wilds ha il suo villaggio, interamente esplorabile. Ognuno di loro ha i suoi abiti distinti, la sua cultura, il suo modo di approcciarsi ai nuovi videogiocatori e il suo posto all'interno dell'ecosistema del mondo. Da un punto di vista puramente antropologico è bellissimo vedere queste persone interagire con te e svolgere le proprie attività giornaliere secondo i propri mestieri e usanze. Vedere dove e come vivono, ammirare tutti i piccoli dettagli che il reparto artistico di Capcom ha voluto inserire all'interno del gioco che, mamma mia ragazzi, se ve lo meritate un aumento di stipendio dopo questa. E anche questi dettagli apparentemente insignificanti, anche questi personaggi secondari nella loro semplicità riescono ad entrarti nel cuore e a facilitarti l'immersione nel mondo di gioco. Aspetta, immersione? E così, dopo aver fatto le mie prime vere cacce, essermi innamorato perdutamente di Gemma ed essere salito di grado, posso finalmente chiudere il gioco per oggi e andare a dormire. Nei giorni successivi al Day 1 di Monster Hunter Wilds, internet inizia piano piano a risvegliarsi. Nessuno osa dire nulla sulla trama, ma i vari social iniziano piano piano a riempirsi di meme, edit con musica funk bass boosted e drip incredibili. E io sono ancora in mezzo a loro. Proseguendo nella trama, scopro che Wilds ha altri biomi oltre a quello desertico, e sono tutti esattamente come quello principale, pieni di roba. Il secondo bioma in cui mi imbatto è quello della foresta, uno stupendo spettacolo di colori e natura che mi lascia a bocca aperta. Con la mia Culture Chan decido di proseguire e mi imbatto in un nuovo affascinante ecosistema. Nuovi oggetti, nuovi mostri, interi nuovi luoghi da esplorare e nuovi popoli da scoprire. È bellissimo. Mentre giocavo, discutevo in parallelo con i miei amici su ciò a cui stavamo assistendo. Le nuove leve come me erano a bocca aperta di fronte a tutta questa cura e passione da parte di Capcom. I veterani invece sembravano come orgogliosi di una saga che ancora una volta è riuscita a cucinare qualcosa di incredibile. Qualcosa che ancora non riesco ad afferrare appieno. Una delle cose che più mi ha colpito mentre giocavo era il numero infinito di volte in cui i giocatori un po' più avanti nella storia si rifiutavano categoricamente di spoilerare le nuove ambientazioni e i nuovi mostri ai giocatori rimasti leggermente indietro. Anche questo, a detta loro, per non rovinare l'immersione. Passano altri giorni. Finalmente riesco a fare qualche partita con i miei amici. Perdiamo un sacco di tempo a settare la connessione. Imprechiamo con il wifi. Vabbè sì. Però dopo finalmente ci incontriamo. Girovaghiamo per l'accampamento, ci facciamo delle foto e andiamo a caccia. E ragazzi, girovagare per la mappa con i tuoi amici, ridere come dei cretini ogni volta che uno dei due viene sbalzato via da un mostro, coalizzarsi e solo dopo riuscire a massacrarlo senza pietà è soddisfazione pura. Coalizzarsi e attraverso strategie vincenti riuscire a superare una sfida ardua solo con le proprie forze, senza microtransazioni, senza plot armor del cazzo, senza nulla di tutto questo, è incredibile. Questo
è videogioco puro. Ci ho messo effettivamente un po' per abituarmi al feeling del gioco, ma una volta preso confidenza con i comandi, la gestione dell'inventario, della cassa e della forgia, ci si può effettivamente concentrare sul titolo vero e proprio. Ragazzi, ho imparato una cosa da Monster Hunter: il gioco diventa sempre più profondo e stratificato in base alla tua sete di conoscenza. Se sei un giocatore casual e vuoi solo spaccare la faccia a un mostro con il tuo martellone, vai, fai pure. Ma se sei un giocatore che vuole veramente ottimizzare i tempi, allora la musica cambia. Combo da imparare, trappole, effetti di stato, buff, malus, studiare l'ambiente a proprio vantaggio, build specifiche in base al mostro che si va ad affrontare, strategie di squadra se si gioca in multiplayer. Il potenziale di gameplay quando si gioca a Monster Hunter è pressoché infinito e io amo questo tipo di giochi. Il poter scegliere come giocare in base ai tuoi ritmi, in base alla tua voglia di sfida e in base alla tua sbatta personale in quel momento è qualcosa di spettacolare. Il gioco premia costantemente questa tua continua voglia di metterti in gioco. Studiare il design delle mappe, le debolezze di un mostro e le abilità specifiche di ogni arma e armatura riesce a portare il gameplay a un livello superiore. E così quel mostro del cazzo che inizialmente sei riuscito solo per miracolo a sconfiggere in più di mezz'ora, te lo spari in 10 minutini scarsi. E ve lo posso assicurare, amici miei, con le dovute conoscenze e la dovuta esperienza non sarete voi a inseguire il mostro, ma sarà lui a scappare da voi e a tremare di paura in ogni singolo istante. Ecco, immaginate anche la mia reazione quando un mio amico che gioca dai tempi di Freedom Unite su PSP mi dice che il gioco non rimarrà sempre così, ma verrà continuamente aggiornato nel tempo con update completamente gratuiti contenenti nuovi mostri, armature, elementi a tema. Però, nonostante l'incredibile profondità di gameplay, le ambientazioni stupende, i mostri meravigliosi e i personaggi simpaticissimi, il mistero non è ancora stato svelato. Perché le persone sono così affezionate a Monster Hunter? Sì, Wilds è un gioco fantastico, mi sta prendendo come pochi altri titoli negli ultimi 10 anni e sono sicuro che anche World, nonostante quella rompiscatole dell'assistente, fosse un bel gioco. Ma perché viene amato così tanto? Cos'è questa fantomatica immersione? Questa mia domanda, sfortunatamente, viene bloccata da un imprevisto. Perché passano altri giorni e internet finalmente esplode. Tutti parlano di Monster Hunter Wilds. Finalmente quel velo di mistero intorno al nuovo capitolo di Capcom è caduto e tutti finalmente stanno parlando del gioco. Ma non nella maniera che mi aspettavo. Quando ricevetti la mia copia di Monster Hunter, la presi per Xbox, la console che attualmente utilizzo di più insieme alla Switch e al PC. Io non sapevo come potesse essere il gioco su PC o su PS5. Non mi interessava nemmeno, a dire il vero. Ma il giorno in cui l'embargo autoimposto dei giocatori cadde, ci fu un disastro. Una vera e propria bomba nucleare caduta giù dal nulla in testa ai giocatori PC. Monster Hunter Wilds su PC ha problemi. Un sacco di problemi. Il gioco è bellissimo, per carità, ma è ottimizzato veramente male. Oh my god, look it! Oh. Su PC in particolar modo si possono assistere a glitch grafici, problemi nella compilazione degli shaders, frame drop, stuttering, crash improvvisi e chi più ne ha più ne metta. Capcom e, diciamoci la verità, gli sviluppatori giapponesi in generale non sono molto bravi a fare porting per PC. E si vede. Io ho visto tutto questo da un punto di vista esterno, ma vedere persone disperarsi per un gioco che non riesce a girare a più di 30 fps su un PC di fascia medio-alta è un po' too much. E tutti quanti, sia su Reddit che su social vari, dicevano la stessa identica cosa: rovina l'immersione. Ancora questa frase maledetta. Fortunatamente Capcom riconobbe subito i problemi di ottimizzazione e da allora si è messa in moto per sistemare tutti i vari problemi della versione PC. Nonostante questo polverone improvviso, io stavo seriamente iniziando a entrare nel vivo del gioco. Ogni mattina, appena alzato dal letto, il mio cervello aveva un chiodo fisso: Monster Hunter. Volevo giocarlo sempre di più, volevo spolparmelo a dovere. Le cose peggiorarono quando un mio amico veterano di Monster Hunter iniziò a spiegarmi la differenza tra low rank e high rank. Faccio un esempio veloce per chi come me non è addetto ai lavori. In un videogioco normale c'è la storia, no? La storia prosegue in base alla progressione del giocatore e una volta finita il gioco finisce, giusto? Bene, in Monster Hunter non è così. In Monster Hunter la fine della storia non equivale alla fine del gioco, ma alla fine del tutorial. La campagna del gioco viene definita low rank, adatta a giocatori di basso grado e ai novellini, esattamente come me. Una volta finita però inizia l'high rank, il gioco vero e proprio, dove tutti i mostri mostrano la loro vera difficoltà e noi giocatori siamo costretti ad imparare ogni singola cosa su di loro e diventare dei veri cacciatori. Questa cosa mi fece esplodere il cervello.
Adesso capivo perché tutti i giocatori di Monster Hunter avevano minimo 300 ore su ogni singolo gioco. Incredibile. Ma nonostante questa nuova scoperta mi avesse invogliato ancora di più a giocare, non riuscivo a trovare una spiegazione sul significato di immersione. A questo punto, dopo altri inutili giorni di ricerca, era il momento di appendere il cappello da investigatore al chiodo. Stavo giocando da più di una settimana e ancora non avevo capito il significato di quella maledetta frase. Passano altri giorni, gli ultimi giorni prima della scrittura di questo video, e io ero completamente distrutto e confuso. Non ero riuscito, nonostante tutte le buone intenzioni, a capire perché tutti amassero così tanto Monster Hunter. Non era il gameplay, non erano le cacce online, non era la soddisfazione di salire di grado. Cosa cavolo era? E mentre questo pensiero idiota continuava a tartassarmi, quasi in automatico, accetto una missione principale. Una missione che richiedeva l'uccisione di un mostro in particolare. Io vado, lo affronto, combatto con tutto me stesso. Sono nel pieno dell'azione, due forze della natura che si scontrano senza sosta, il cacciatore e la bestia. E dopo 35 minuti di scontro, il mostro cade a terra. Io festeggio la mia vittoria. E poi La tempesta di sabbia. parte una cutscene interattiva e succede questo. Oh, wow! Il paesaggio è così bello. Il respiro del vento è una visione magnifica che non mi stanca mai. E finalmente tutto mi è chiaro. Non è il gameplay, non è l'essere più forti e non è la storia ciò che fa immergere i giocatori in un nuovo Monster Hunter, ma sono le sensazioni. Siamo dei cacciatori, partiamo dal nulla e dal nulla noi creiamo la nostra storia. Sconfiggiamo i nostri primi mostri, li studiamo, creiamo nuove strategie, diventiamo più forti e facciamo amicizia. Non con NPC, ma con altri giocatori. Vedere e interagire con gli altri giocatori crea in noi un senso di competizione, un senso di pura e crescente curiosità nei confronti del gioco. Nel deserto, nella foresta o in una caverna di cristallo, noi siamo completamente immersi in questo mondo. Non stiamo giocando a un videogioco, stiamo vivendo un'esperienza. Un'esperienza insieme ad altri giocatori che, esattamente come noi, seguono lo stesso identico percorso e a modo loro scrivono la loro storia. Monster Hunter non è solo un gioco sul cacciare i mostri, ma è un mondo vibrante, popolato da creature di ogni tipo, cacciatori, alle prime armi o esperti, luoghi da scoprire, popoli con cui parlare, panorami da ammirare e mappe da memorizzare. Monster Hunter non è un gioco sul diventare più forti, è qualcosa che si può descrivere solo vivendolo. Ogni paesaggio, ogni storia, ogni dialogo, ogni arma forgiata e migliorata, ogni armatura indossata, ogni amicizia creata con altre persone, ogni piccola, stupida cosa che se viene scoperta fa brillare i nostri occhi e rievoca in noi quella stessa sensazione di quando da piccoli accendevamo il computer o la Play e giocavamo quel videogioco che ci stava tanto a cuore. Lo amavamo perché era qualcosa di nuovo, di sconosciuto, una terra inesplorata, un sentiero nuovo da battere. Un'esperienza che in quel momento era solo nostra e nessuno poteva togliercela. Io non ho mai giocato a un Monster Hunter prima di Wilds. Monster Hunter Wilds è il mio primo vero Monster Hunter. Sono ancora all'inizio. Sono un cacciatore in erba, una piccola testa vuota da riempire con nuove scoperte e nuovi esperimenti. Ho sempre visto il videogioco nella sua forma più pura come un qualcosa che per essere apprezzato al 100% bisognava vivere da soli. Monster Hunter Wilds mi ha fatto cambiare idea. Il videogioco non è solo esperienza e arte, ma anche condivisione. E non c'è niente di più bello che condividere un viaggio insieme a un tuo amico o alla persona che ami. Questo è veramente Monster Hunter. Scoperta, stupore e condivisione. E tutto questo è nato da una semplice missione che mi ha finalmente fatto capire la bellezza e la vera profondità di questo titolo. Volete sapere il nome della missione? Mi dispiace, non posso dirvelo. Vi rovinerei l'immersione.